Salve e benvenuto o benvenuta a questa prima lezione sulla costruzione di database web tramite l'interazione tra Access e SharePoint. In questa prima lezione vedremo il concetto di database relazionali, distinguendoli ovviamente da quelli che relazionali non sono, nel senso che ci sono delle basi di dati all'interno delle quali i dati non sono in relazione tra loro, possono essere inseriti in maniera molto ordinata, come per esempio avviene con Microsoft Excel, ma tra loro non esiste una relazione. E invece i database che si dicono relazionali perché appunto con la programmazione che noi faremo senza codice di programmazione è possibile metterli in relazione tra loro e poi successivamente sulla base di questa relazione andare a compiere tutta una serie di operazioni. In questo schema ho supposto che il nostro database si componga di tre ambienti, quindi la tabella clienti, la tabella fatture e la tabella scadenze. Poi in Access si ragiona per tabelle, in SharePoint si parla di liste che coincideranno con le tabelle, quindi costruiremo la lista SharePoint, la sincronizzeremo con Access e poi in Access faremo tutte le operazioni del caso, quindi la costruzione della maschera, le interrogazioni, eccetera. Quindi ho supposto che ci siano questi tre ambienti, la tabella clienti, la tabella fatture e la tabella scadenze, quindi le scadenze delle fatture, perché le fatture possono avere una o più scadenze di incasso o di pagamento. E come si può vedere da questo sistema di caselline e di frecce, qui in un database relazionale i dati appunto sono collegati tra loro da una relazione molto stretta, nel senso che abbiamo supposto di avere tre clienti, il cliente 1, il cliente 2 e il cliente n, e questa sarà la prima tabella dove potremo andare a inserire infiniti clienti. Poi abbiamo la tabella fatture con fattura 1, 2, 3, 4, 5 fattura n. Ovviamente nella tabella fatture potremo inserire infinite fatture e poi la tabella scadenze con la scadenza 1, 2, 3 ed n, e anche qui all'interno della tabella scadenze potremo inserire infinite scadenze. Come si può vedere dai colori delle caselline e delle frecce, le fatture sono collegate ad un cliente e le scadenze sono collegate, una o più scadenze, sono collegate ad una fattura. Quindi questo ci consentirà, per esempio, domani di andare a chiedere al software: estraimi solo le scadenze delle fatture relative al cliente 1. Quindi nei database relazionali c'è il concetto di 1 a infinito, quindi per ogni cliente potremo inserire infinite fatture e per ogni fattura potremo inserire infinite scadenze. E quindi vediamo che il cliente 1, per il cliente 1, ora qui supponiamo di aver inserito dei dati nel nostro gestionale, quindi per il cliente 1 abbiamo inserito la fattura numero 1 che ha questa scadenza e la fattura numero 5 per la quale per il momento non abbiamo registrato nessuna scadenza. Per il cliente numero 2 la fattura 3 e la fattura 4, per la fattura 3 ancora non abbiamo registrato nessuna scadenza, per la fattura 4 abbiamo registrato la scadenza numero 3. Il cliente N invece, per il cliente N abbiamo registrato due fatture, la fattura 2 che ha la scadenza 2 e la scadenza N, e la fattura N che ancora non ha nessuna scadenza. Ecco, è questo sistema che ci permette di realizzare tutta una serie di interrogazioni che altri ambienti, come per esempio Excel, all'interno del quale i dati possono essere inseriti in maniera ordinatissima e strutturata, ma per il fatto che non sono in relazione tra loro non ci consentiranno, come vedremo nell'esempio che faremo tra un attimo, di estrarre i dati come li potremo estrarre da un database relazionale. Facciamo un passo in avanti ed andiamo ad approfondire un po' la differenza tra i database che non sono relazionali da quelli che invece lo sono, vedendo un foglio di Excel e un foglio di Access e una tabella di Access. Mettiamo a confronto il foglio Excel e la tabella di Access perché vedremo che apparentemente ci potrebbero sembrare la stessa cosa quando in realtà non lo sono affatto. Qui su Excel ho inserito tre celle: clienti, indirizzo e telefono. Poi ho inserito tre clienti, in relazione a ciascun cliente l'indirizzo, e in relazione a ciascun cliente anche il numero di telefono. In relazione, dico in relazione nel senso che sì, questi dati sono relativi,
questo indirizzo è relativo al cliente Rossi SNC e questo telefono è relativo al cliente Rossi SNC, ma è relativo in questo ambiente visivo, nel senso che non c'è sotto una programmazione che mette in relazione questi dati, nel senso che se io avessi più numeri di telefono posso andare a chiedere a Excel di estrarmeli. Dovrei costruire tutto un sistema molto complesso che poi non si aggiorna automaticamente quando io vado ad inserire, per esempio, un'altra colonna con un altro numero di telefono. Questo invece è possibile con i database relazionali. E ho fatto vedere il foglio di Excel per metterlo subito a confronto con una tabella di Access, perché come vediamo ci potrebbero sembrare la stessa cosa. Sì, ci sono delle leggere differenze grafiche, ma ci potrebbero sembrare la stessa cosa, che qui su Access abbiamo il campo clienti con il nome, il campo cliente con il nome dei 3 clienti, il campo indirizzo con gli indirizzi e il campo telefono. Quindi ci potrebbero sembrare la stessa cosa, ma mentre su Excel io qui dovrei andare, se dovessi aggiungere un telefono, ad aggiungere un'altra colonna, e se dovessi aggiungere un cliente ad aggiungere un'ulteriore riga, su Access funziona diversamente, perché Access appunto dà la possibilità di mettere in relazione i dati. E infatti qui su Access, ora lo vediamo proprio sommariamente, proprio per comprendere il concetto di database relazionale, poi ovviamente le tabelle le costruiremo nelle lezioni successive. Qui ho creato anche la tabella contatti e in relazione alla tabella contatti ho creato il campo tipo di contatto, per esempio qui potremmo andare a scrivere mail, il contatto vero e proprio, quindi l'indirizzo mail, il numero di telefono, eccetera, il nominativo. Questo perché? Perché in relazione a ciascun cliente potremmo avere più contatti, per esempio anche di una semplice ditta individuale potremmo avere la mail, il telefono cellulare, il telefono fisso. Questa situazione che si complica ulteriormente chiaramente nel caso in cui per esempio avessimo a che fare con un'azienda dove abbiamo di più soggetti, più contatti, quindi per esempio abbiamo del responsabile commerciale della ditta da cui acquistiamo dei prodotti, potremmo avere il suo telefono aziendale, quello personale, il fisso, la mail, eccetera. Quindi Access ci consente in maniera molto semplice e molto intuitiva, utilizzando questi pulsanti qua su in alto come negli altri programmi del pacchetto Office, salvo voler fare cose complicatissime perché allora si dovrebbe andare a scrivere qualche riga di codice di programmazione, ci consente di mettere in relazione questi dati in modo da far sì che poi successivamente si possano compiere tutta una serie di operazioni. Allora, qui chiudiamo la tabella contatti, chiudiamo anche la tabella clienti perché andremo a creare velocemente e ora molto sommariamente questa relazione solo per focalizzare il concetto di relazione, poi lo faremo approfonditamente nelle lezioni successive. Andiamo a mettere in relazione questi due ambienti, i clienti e i contatti. Quindi clicchiamo qui su strumenti database, relazioni, qua ci compaiono tutti gli oggetti del database. Ora ci sono queste due tabelle, ci potrebbero essere anche query, ci potrebbero essere tante tabelle o query. Cliccando con il tasto sinistro del mouse e tenendo premuto sulla tabella la trasciniamo qua. Lo stesso faremo con la tabella contatti. Come si può vedere, differentemente dall'ambiente Excel, innanzitutto queste due tabelle hanno il campo ID, cioè l'identificativo, il campo contatore che in maniera incrementale assegnerà un numero via via che inseriamo i clienti e via via che inseriamo i contatti, e quel numero identificherà in maniera inequivocabile quella riga. Quindi la distinguerà da qualsiasi altra riga, anche fossero milioni di righe all'interno del database. Nella tabella contatti abbiamo poi ID cliente, che è un campo numerico che ho creato, come vedremo nella lezione dedicata, per creare la relazione con il campo, con la tabella clienti. Quindi teniamo premuto su ID cliente con il tasto sinistro del mouse, lo trasciniamo sopra qui ID cliente nella tabella contatti, clicchiamo su applica integrità referenziale e clicchiamo su crea. Come vediamo il database, il Access ci ha creato la relazione 1 a infinito, questo è il simbolo dell'infinito, tra la tabella clienti e la tabella contatti, nel senso che noi potremo inserire in relazione a ciascun cliente infiniti contatti.
Dopo aver fatto questo, andiamo a vedere cosa è successo nella tabella clienti. Quindi qui salviamo questa operazione che abbiamo compiuto, chiudiamo l'ambiente delle relazioni e riapriamo la tabella clienti. Come puoi vedere, qui a sinistra è comparso questo segno più. Questo segno più indica il fatto che a valle della tabella clienti ci sono altri ambienti in cui possono essere inseriti dei dati in relazione. Quindi se clicchiamo su questo più, vediamo che ci viene la tabella contatti, però in relazione a questo cliente. Vedi questa riga che pone i dati in relazione. Quindi se ora noi qui scriviamo i contatti, li metterà in relazione con il cliente Rossi, e quindi domani potremmo chiedere al software di estrarre i contatti solo del cliente Rossi e di nessun altro cliente presente all'interno del database. Quindi proviamo e scriviamo telefono fisso, tipo di contatto telefono fisso, questo è il contatto 06 e questo è il contatto, il nominativo è Bianchi Fabrizio. Scriviamone un altro, cellulare 338 eccetera, Rossi Mario. Scriviamo anche una mail. Come vedete qui le righe aumentano in maniera incrementale perché si possono scrivere infiniti contatti in relazione al cliente numero 1. mail@mail.it, e questo all'interno dell'azienda, magari dell'azienda Rossi SNC, sarà Rossi Franco. Salviamo, qui ritiriamo la tabella sottostante. Lo stesso ovviamente potremo andare a fare per qualsiasi altro cliente. Ovviamente poi, come vedremo nella lezione sulla costruzione delle maschere, questi dati collegati ovviamente a queste tabelle le inseriremo molto più intuitivamente, molto più graficamente presentabile, con un modo molto più graficamente presentabile dalle maschere. Sarà ancora più intuitivo dalle maschere che non da qui dalla tabella, ma come hai potuto vedere già qui dalla tabella è un'azione molto intuitiva, e ora ho messo in relazione queste due tabelle, ho fatto vedere rapidamente come si inseriscono i dati solo per approfondire e focalizzare il concetto della relazione tra tabelle. Ti ho fatto vedere come si costruiscono due tabelle, come si mettono in relazione direttamente all'interno del file Access, quindi se dovessimo utilizzare il nostro database soltanto sul desktop e quindi in locale. Se invece, come vogliamo fare noi, vogliamo costruire un database utilizzabile anche da web, in cui si possono inserire i dati anche da smartphone, allora dovremmo utilizzare SharePoint. E quindi la tabella l'andremo a scrivere su SharePoint, l'andremo a creare su SharePoint cliccando qui su nuovo elenco, e quindi creeremo la lista SharePoint in cui si inseriscono i dati, e poi da Access opereremo la sincronizzazione con SharePoint cliccando qui su dati esterni, nuova origine dati, da servizi online, elenco SharePoint, e collegheremo l'elenco SharePoint che abbiamo realizzato su SharePoint, che diventerà una tabella di Access come quella che abbiamo costruito prima. Dopodiché andremo a compiere tutte le operazioni che vogliamo, per esempio a chiedere al software di estrarre i contatti solo del cliente numero 1. Nella prossima lezione dunque andremo a costruire le liste SharePoint dei clienti e delle fatture, che metteremo in relazione direttamente su SharePoint, che poi nel momento in cui andremo a sincronizzare il tutto con Access, questo sistema importerà anche le relazioni che avremo creato su SharePoint. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!